Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno e un fanciullo li guiderà. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 11. Una storia come tante, ma diversa da tutte, piena di contrasti, luci e ombre nella stessa grande misura. Questa è la storia divisa in 2 puntate, proprio come era diviso il protagonista. Questa è la storia di un grande, piccolo uomo. Detto questo, cominciamo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Il West Side di Chicago è sempre stata una delle zone più pericolose e degradate d'America. Anche negli anni 60, anche il 30 aprile 1961. In una delle case di questa periferia nasceva Isaiah Lord Thomas III, l'ultimo di 9 figli di una famiglia come tante di quella zona, prosperosa, ma sempre al limite della sopravvivenza. Contrasti presenti fin da subito nella vita del piccolo Isaiah. Come il suo nome, così importante per un bambino nato nel degrado. Un segno? Lo vedremo, ma intanto il piccolo deve crescere senza il padre che abbandona la famiglia con lui neonato. La mamma Mary che lo proteggeva tanto da imbracciare un fucile davanti a lui quando aveva 5 anni, per cacciare i reclutatori delle gang che passavano nelle case del quartiere per portare i giovani a lavorare, ovviamente tra 1000 virgolette. Lui era ovunque il più piccolo e di conseguenza il più protetto. Probabilmente questo fu uno dei motivi che lo salvarono, non come ai suoi fratelli maggiori, che non riuscirono ad evitare il reclutamento da strada ed entrarono nei vari tunnel senza uscita. L'altra cosa che lo salvò da tutto questo la conosciamo. A 3 anni si esibiva negli intervalli delle partite parrocchiali con freestyle di palleggi, talmente era bravo. A 13 andò all'high school che meglio poteva iniziarlo al basket, la St. Joseph di Wilchester, nonostante fosse molto lontano da doversi svegliare alle 5:30 ogni mattina, ma ne aveva viste di peggio. E la prospettiva di un mondo migliore non gli faceva sentire la fatica, anzi, diventò uno dei migliori high schooler d'America. Nello studio invece le difficoltà erano enormi, ma il basket fu il vero motore che lo portò al college. Poco prima del college però ci furono i giochi panamericani del 79, che portarono un paio di cose che gli si cucirono addosso per sempre. Innanzitutto il suo primo soprannome, datogli dall'allenatore che in realtà lo chiamava Z, per non perdere troppo tempo nel chiamarlo Isaiah. Ma si dà il caso che la canzone più popolare di quel periodo era un funky dal titolo Zeke the Freak, il mostro, quindi Z divenne Zeke. Questo nomignolo, non molto dignitoso come detto, gli venne affibbiato dall'allenatore di quella nazionale giovanile. E proprio quel coach fu la seconda cosa importante capitatagli, Bobby Knight, il santone, il filosofo delle panchine collegiali. Un rapporto controverso a dir poco tra i due. Si narra proprio che in quei giochi a Porto Rico, Knight minacciò prima di cacciarlo e poi lo attaccò al muro insultandolo e gridandogli: "Dovresti scegliere The Paul, Isaiah, perché è certo come l'inferno che non sarai mai un Osiris giocando in questo modo." Per chi non lo sapesse, Knight parlava della scelta dell'università che Isaiah avrebbe fatto di lì a poco, con il piccolo dettaglio che il coach di Indiana, gli Osiris appunto, era proprio Bobby Knight. Quale fu la scelta di Zeke? Indiana. Un rapporto di amore e odio tra i due in realtà, quasi più odio, ma che caricava entrambi, soprattutto Isaiah, che negli anni del college collezionò prestazioni e risultati stupefacenti. Al suo primo anno da matricola fu selezionato per andare alle Olimpiadi di Mosca, che però vennero boicottate da USA, la sua prima Olimpiade mancata. Nell'80 fu eletto USA Basketball May Athlete of the Year. Il piccolo Zeke divenne Mr. Wonderful e l'anno seguente portò Indiana a vincere il titolo NCAA, essendo ovviamente decisivo. Al 3° anno passò professionista, nonostante la classica opposizione di Bobby Knight, ma Isaiah aveva bisogno di soldi per portare via la famiglia dal ghetto. Promise alla madre che sarebbe tornato a finire gli studi. Manterrà la promessa 6 anni dopo, proprio nel giorno della festa della mamma. Isaiah Thomas of the University of Indiana. Seconda scelta assoluta dei Detroit Pistons al draft 1981, dietro solo a Mark Aguirre, prima scelta di Dallas e suo futuro scudiero ai Pistons. Per spiegare bene che tipo di giocatore è stato, basta quello che possiamo adesso vedere con le immagini, perché è stato unico anche da vedere.
il 1,80 m più alto di tutti, all'All-Star Game già nel suo anno da rookie, il primo di 12 consecutivi. Al secondo anno fa segnare 22,9 punti di media. È MVP degli All-Star Game dell'84 e dell'86. Di quello di mezzo tra questi due parleremo nel dettaglio nel prossimo episodio. E con l'arrivo di Chuck Daly sulla panchina, la squadra, che conosceremo più avanti, è ben messa in tutti i ruoli. Nel gioco del piccolo Isaiah si fondevano le migliori doti dei più grandi playmaker del passato e del presente, in un mix pressoché perfetto. Sapeva passare la palla come pochi, ma era anche un realizzatore sopraffino, capace di notevoli exploit. Non aveva il minimo problema a cercare l'uomo libero, ma anche nessuna esitazione quando doveva prendere in mano la partita. Una leadership e la voglia di vincere innate che trascinavano naturalmente tutti quelli che giocavano con lui e per lui, perché lui giocava per loro. Era importante per me credere, perché se non avessi creduto io non avrei potuto aspettarmi che gli altri l'avrebbero fatto. Questi erano i presupposti. Quello che è successo dopo è solo il naturale percorso di chi è destinato ad arrivare, passando per lo sconforto più totale, come nelle finali della East Conference 1987, in gara 5, quando la fretta di rimettere il pallone in gioco dopo l'errore di Bird, a 5 secondi dalla fine e con Detroit a +1, permettono allo stesso Bird di entrare ulteriormente nella storia con una palla rubata e l'assist della vittoria che diventerà vittoria anche in gara 7 e la conseguente eliminazione dei Pistons a un passo dalle finals. Secondo step, l'anno seguente. I Boston sono stati finalmente superati e le fatidiche finals sono arrivate. Davanti ora tocca ai Lakers del, ancora per poco, amico Magic Johnson. Il momento è gara 6 a Los Angeles, la partita che può portare Isaiah e Detroit al loro primo titolo NBA e che li vede in rimonta nel terzo quarto. Thomas parte in contropiede e sull'assist vincente gli si gira la caviglia sopra il piede di un difensore. Il dolore è lancinante, ha già capito che non è roba da poco, sembra la fine delle sue finals, ma non può mollare. Infatti c'è un'immagine prima che si alzi dove sembra pensare una sola cosa: è tutta la vita che aspetto questo momento. La sua reazione saranno 25 punti nel solo ultimo quarto e con una gamba sola. Un atteggiamento eroico che nel suo apice porta la squadra sopra a pochi minuti dalla fine. Finirà però con la vittoria dei Lakers di un solo punto sui tiri liberi di Karim, a 5 secondi dal termine. Lakers che vinceranno anche gara 7 e il titolo, lasciando di nuovo Zeke con un pugno di mosche in mano. Ma questa volta la testa era rimasta alta, questa volta doveva essere l'ultimo schiaffo preso. Ora era carico per ridarli tutti indietro. Si parla di schiaffi morali ovviamente, degli altri parleremo nel prossimo episodio. Ed eccoci all'ultimo step. Le successive 2 stagioni non troveranno più niente che possa ostacolare il piccolo capitano del West Side di Chicago e dei Bad Boys di Detroit. Nell'89 la sua vendetta sportiva arrivò a compimento. Batté in ordine Bird, Jordan e Magic e tutti i fantasmi del passato sparirono. Ma per creare una dinastia non bastava un anello e i Bad Boys si ripeterono l'anno successivo con un'ancora più schiacciante supremazia e con i 27,7 punti e 7 assist di media di Isaiah, che ricevette il titolo di MVP delle finals. Nel 90 iniziò l'era Jordan e, nonostante l'alto livello mantenuto dalla squadra, i Pistons, un po' per le partenze e un po' per il passare degli anni, non raggiunsero più le finals. Nel 94 Isaiah decise di ritirarsi, ma un mese prima della fine della stagione fu obbligato a farlo a causa della rottura del tendine d'Achille, che chiuse la sua carriera in maniera traumatica. Nulla di nuovo per uno come lui. Traumi e lati oscuri sono gli aspetti che approfondiremo nella seconda puntata dedicata a Isaiah Thomas, un lato oscuro che si celava dietro quella faccia da bravo ragazzo.